Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video di calciomercato. In casa Napoli, Ndoye al Nottingham Forest è fatta, contento il calciatore per l'eventuale salto di qualità, voleva la Premier, contento il Bologna perché a quelle cifre devi solo essere contento e ovviamente contenti noi, almeno io, tifosi del Napoli, perché sarebbe stata un'operazione a cifre troppo alte. Riparte il Toto Esterni con gli stessi nomi che stiamo sentendo da un bel po' di giorni in casa Napoli. Andiamo a vedere le percentuali che ci dà poi Transfermarkt per le eventuali operazioni. Sanchez si continua a lavorare, ci avviciniamo forse ad una fumata bianca e le eventuali uscite, cessioni tra frenate e accelerate. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo e lo facciamo girare. Frenate accelerate nelle cessioni e poi ci concentriamo sulla situazione esterni. Su Zerbine si è affacciata la Cremonese e probabilmente si potrebbe anche chiudere. Pochi giorni fa abbiamo letto che il Pax Salonicco su Khedira era quasi fatta, invece c'è una frenata e poi vedremo come andranno avanti le altre eventuali situazioni per quanto riguarda il cedere in casa Napoli, Ndoye al Nottingham Forest. Salto di qualità, diciamo che per quanto mi riguarda, se scegli la Premier e vai al Nottingham Forest, non lo so quanto tu possa alzare la qualità, per il semplice fatto che diciamo è un campionato molto competitivo, quindi se vieni scelto o vai a giocare in una squadra dal 10° posto in giù, anche se Nottingham Forest è arrivato più avanti quest'anno, è una squadra che comunque potrebbe far bene e diciamo mantenere il posizionamento tra Europa League e Conference anche l'anno prossimo. Non lo vedo proprio tutto questo salto di qualità enorme, però ci si è accordati sull'ingaggio, ci si è accordati sulle cifre. Di Marzio ci fa sapere 42 milioni addirittura più bonus, più il 20% sulla futura rivendita che nel caso poi dovesse prolungarsi 3, 4, 5 anni e lo rivendi tra 3, 4, 5 anni al Bologna potrebbero andare addirittura tra i 6 e i 7 milioni di euro ancora, quindi è un'operazione che sfiora quasi i 50 milioni e io mi chiedo quanto dovrebbe costare un esterno anche a 30 anni se per Ndoye ci sono voluti 50 milioni per strapparlo al Bologna. Faccio un esempio che forse vi risulterà un tantino strano, lo stesso Politano a 30 anni. Quanto devo chiedere io per Politano? Per ciò che ti dà in campo, per ciò che ti dà in un campionato intero, al di là di assist, gol, numeri, eccetera, eccetera, ma per quanto ti dà nella doppia fase tra difesa e attacco e per tutto ciò che poi gli puoi costruire intorno sulla catena di destra, quindi adeguargli il terzino, diciamo la mezzala, per tutto ciò che ti dà nella doppia fase. Devi chiedere gli stessi soldi, questi devi chiedere. Senza se e senza ma, devi chiedere almeno 40 milioni, per poi sì, ma Politano a 30 anni, a me non interessa che ha 30 anni, perché io ti do un calciatore che dal punto di vista tecnico-tattico è fatto, finito e sicuramente non delude le aspettative perché diciamo è a un alto livello da un bel po' di tempo. Quindi se ci affacciamo a questi colpi, tra virgolette, scoperte, ecco, dove c'è un anno e mezzo buono e poi devi comunque confermarti, dobbiamo abbassare sicuramente le pretese. Io parlo ovviamente delle società, degli entourage soprattutto, che poi sparano cifre altissime per i loro assistiti, ma contento il Bologna e giustamente per le cifre. In tutta sincerità, io auguro a Ndoye che il Nottingham Forest sia lo step per l'eventuale salto di qualità. Detto questo, il Toto esterni in casa Napoli con le percentuali di Transfermarkt. Ieri si leggeva subito dopo la situazione Ndoye al Nottingham Forest, esce la notizia che poi è una notizia da click. Il Napoli ritorna su Nusa, tutto su Antonio Nusa, che è una notizia per tenere poi i lettori di Calciomercato Napoli, ecco, sul pezzo, avendo letto Ndoye al Nottingham Forest. Detto questo, 24% per quanto riguarda Transfermarkt, Antonio Nusa verso il Napoli, Sterling 20%, Lorientè 23%, dal 15 al 23 salgono un po' le quotazioni
di Lorientè. Lookman ovviamente oggi c'è l'incontro con l'Inter, credo che non se ne faccia proprio niente, ma Transfermarkt rimane con un 27% che pure abbastanza alto, Cubo al 14%, Federico Chiesa il più alto di tutti, 36%, con Grealish fanalino di coda o quasi al 12% per quanto riguarda un'eventuale trattativa. Questo Federico Chiesa al 36% non deve essere un'operazione, no, non la facciamo perché fisicamente è a pezzi. Spinazzola era a pezzi fisicamente, Spinazzola era infortunato. Abbiamo visto il campionato di Spinazzola. Lukaku te una panza, Lukaku è sì, è anziano, è vecchio, è questo e quella. L'abbiamo visto il campionato di Lukaku. Dal punto di vista fisico io credo che diciamo non sia poi questa montagna insormontabile. Dal punto di vista mentale il problema non me lo faccio proprio perché se ti chiami Antonio Conte puoi resuscitare tranquillamente anche Federico Chiesa. E poi per le caratteristiche dell'esterno che in casa Liverpool ovviamente non sta vedendo il campo da un bel po', è grasso che cola, doppia fase, strappo, in ripartenza potrebbe fare i buchi a terra come li faceva prima, destra e sinistra, e attenzione, e quindi ecco che se devi comunque girare ancora e vedere cosa fare dal punto di vista dell'esterno a sinistra, ecco che virerei sicuramente su Chiesa. Lo so che molti di voi, noi ci siamo confrontati e ci confrontiamo tutti i giorni, molti di voi non saranno d'accordo, però se ragioniamo un attimo quadridimensionalmente devi portare una situazione più a lungo di quanto ti aspettavi e allora chiudiamolo adesso, ma con Chiesa non si chiude adesso perché è un calciatore che probabilmente si porterà fino a fine mercato. Ecco perché il Napoli sta vedendo altro. Si parla ancora di Sancho, ma tra Sancho c'è il Manchester United, c'è l'ingaggio, ci sono tante diciamo situazioni abbastanza pericolose secondo me da non cavalcare. Su Nusa l'abbiamo detto e ci siamo confrontati negli ultimi video come uscirà fuori qualche squadra e si presenterà poi in maniera tra virgolette ufficiale, si scatenerà un'asta. Tanto è vero che leggiamo il Napoli ha offerto 35 milioni per Nusa, c'è la Roma, ci sono altre società, si parte da 40 milioni a quando ci fanno sapere, quindi 35 non se ne fanno proprio niente, ma è un calciatore che poi visti i prezzi è normale che arriverà a 50 milioni o giù di lì per poterlo portare via e poterlo portare poi a casa nel caso tu lo voglia al Napoli. Ecco perché non si è fatto ancora niente per Nusa. Calciatori che scatenano aste comunque sono quelle situazioni che nel caso sei stato un tantino in più su un esterno che poi ha scelto la Premier, ecco che ti ritroveresti nella stessa situazione a livello temporale per poi fare un braccio di ferro chissà con quale società, cercare di portarlo a casa, ma va a finire che poi rimani con tanto di naso, passa il tempo e devi virare poi su ciò che ti resta, ecco, dal punto di vista del mercato. C'è Laurienté che piacerebbe a tanti tifosi, io non sono tanto convinto di Laurienté, e Sterling e Grealish li lascerei comunque un gradino sotto addirittura a Federico Chiesa per quanto mi riguarda. Forse Grealish, lo accosterei un tantino a Chiesa, ma a me non piace tantissimo, ma su Sterling ho tanti dubbi. Gianlu Sanchez, 17 milioni la proposta del Napoli, ovviamente si sta discutendo sulle cifre e sulle modalità dell'eventuale acquisto, probabilmente lo portiamo a casa perché più passano i giorni e comunque più il sì del calciatore non è assolutamente cambiato e il Napoli sta solo cercando di tirare un tantino sul cartellino e quant'altro. Poi vedremo se riusciamo a portare a casa, ecco, l'esterno a destra, anche perché non dobbiamo perdere tempo su queste situazioni sull'esterno a sinistra, così come abbiamo fatto un tantino con il Bologna. Forse si credeva che Ndoye poteva venire, si avevano eventuali mezze certezze da questo punto di vista, però il calciatore comunque ha sempre lasciato aperte tutte le strade, non è che qua stiamo facendo la croce al Bologna o a Ndoye nella maniera più assoluta, lo sappiamo dall'inizio che comunque c'erano aperte la vista Premier, c'era aperto il rinnovo addirittura con il Bologna, il Napoli
era interessato ed era una situazione che poteva sicuramente cavalcarsi, ma non è stato così. Io mi auguro solo che riusciamo a chiuderlo quanto prima. Sono solo un tantino pensieroso dal punto di vista temporale se tu vuoi virare su profili come Chiesa o lo stesso Sterling, e non mi fraintendete che poi voglio solo a Chiesa, assolutamente. Lo stesso Sterling, operazioni che comunque richiedono tanto tempo per quanto riguarda sia l'ingaggio, sia trovare la quadra con la società e quant'altro. Ultima cosa e ultima considerazione, sperando che molti di voi siano arrivati alla fine di questo video. Nel caso non investi i 30, 40, 50 milioni che siano per l'esterno in casa Napoli e vuoi prendere un profilo del genere ai margini, fuori rosa, mettetela come volete, e allora ecco che potrebbe prendere piede un'operazione in prestito, investi poco e hai il doppio esterno, hai un esterno e mezzo, mettiamola così, per poi tirare fino a dicembre e vedere come esce poi il prestito che hai preso e l'operazione tra virgolette con un tantino di rischio, perché parliamo di operazioni che hanno un tantino di rischio, al di là di Nusa, al di là di lo stesso Andoie, che sarebbe stata un'operazione con altre garanzie rispetto a Chiesa, Sterling, Grealish e quant'altro. Quindi potresti tranquillamente ritrovarti in quel di gennaio nel dire l'ho preso in prestito, ok, quanto ci ho messo? 7, 8, 5, 6 milioni, perfetto, serve l'esterno e allora vedi a gennaio che cosa si può fare e che cosa ti offre il mercato. Sarebbe sicuramente una situazione molto ma molto pericolosa, perché il mercato di gennaio sappiamo tutti quanti che ti offre ben poco, però nel caso ovviamente non partecipi ad aste, si alzano i cartellini di qualsiasi calciatore, il secondo lo devi prendere, virerei così e porterei a casa un calciatore in prestito che però Conte deve sicuramente rispolverare sotto tutti i punti di vista, perché sia Chiesa sia Sterling e forse tra i tanti Grealish dovrebbe essere rispolverato un tantino meno dal punto di vista dell'applicazione, perché comunque ha giocato, non è che è un calciatore completamente fuori rosa così come sono Chiesa e Sterling. A me Sterling non fa assolutamente impazzire, ma vedremo il Napoli come si comporterà. Super fiduciosi, siamo sicuramente messi molto ma molto bene e stiamo alla grande per il mercato che stiamo facendo. Ottima la situazione nel non essersi spinti oltre per quanto riguarda la situazione Endoie, perché strapagare calciatori che tu ti possa chiamare Endoie, Francesco, Nicola o Gennaro non è proprio il caso. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!